canale Luana Dolce Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial tanto richiesto, il giacchino con i cuori. Ho deciso di realizzarlo con la tecnica a pannello, così tutte possiamo realizzarlo senza fare tantissimi calcoli, ma poi potremo anche realizzarlo in top down. Allora, il giacchino è facile, semplice, possiamo prendere la nostra misura e realizzarlo veramente in tutte le misure. Questa misura è una M/L, dico sempre, per il fatto della circonferenza seno, ma voi potete realizzarla per la vostra taglia. Il filato che ho scelto è il Cotton Lux arancio, bellissimo, ha un lurex veramente molto delicato e al tatto neanche si sente. Allora passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Vediamo da vicino il giacchino, come vedete ha tutti i cuori, l'ho realizzato con tutti i cuori. Allora ha uno scollo che ho deciso di realizzare anche se a pannelli possiamo realizzare uno scollo. La rifinitura l'ho fatta a maglia alta, ma possiamo decidere di realizzarla a maglia bassa, fare più giri, lavorare in costa. Questa è un'idea, però voi potete modificare il progetto. Allora io vi voglio subito parlare di misure. Allora è una lavorazione a pannello, per cui prendete la misura più generosa o dei fianchi o del seno. Nel mio caso ho preso del seno, che è la circonferenza 100, e ho diviso per 2, circa 50, però ovviamente ho aggiunto qualche centimetro in più, anche se il punto è molto elastico, vi devo dire che è molto comodo il giacchino. Come taglia è una M/L, ma possiamo realizzarla in qualsiasi misura. Allora, il punto, vi dico che il pannello che ho realizzato è largo circa 50 cm e lungo sui 50. Ho fatto proprio un quadrato, ma potete renderlo lungo quanto volete senza problemi, ma anche la larghezza o renderlo più piccolino. Il punto è divisibile per 16 più 1, per cui è facile, potete decidere quanto volete largo o stretto il vostro pannello. Per cui il primo pannello che ho realizzato del dietro, perché io vi faccio vedere il campione ovviamente, e poi siccome è una lavorazione a pannello vado a lavorare 97 catenelle. Metto qui catenelle e questo è il dietro. Ecco qui, per cui ci troviamo a lavorare 97 catenelle. Perché? Perché dobbiamo aggiungere più una. Allora, poi abbiamo il davanti, ho fatto due pannelli del davanti che sono di 48 più 1, 49 catenelle. Così avete tutto già per questa taglia, ma voi fate sempre un campione e decidete poi in base alla vostra. Questo è il davanti. Poi ho realizzato delle maniche, che le maniche sono piccolissime, qua devo tagliare bene i fili, ma sono piccolissime perché sinceramente io aspetto il caldo e se lo voglio mettere di sera non voglio le maniche lunghe neanche a 3/4, però voi se decidete di voler realizzare a 3/4 oppure a manica lunga fate un rettangolo, proseguite, poi fate un polsino se lo volete oppure no, lo lasciate dritto, non occorre insomma fare delle diminuzioni, non è necessario, per cui questo in base sempre al vostro gusto. Allora ho fatto delle piccole manichine, che le manichine ho realizzato semplicemente un cuore, ecco, e un pezzettino che all'inizio, e mi raccomando quando andiamo a cucire mettiamolo avverso, che il cuore sia avverso poi di quello che abbiamo realizzato al pannello, perché se andiamo poi a girarlo ci troviamo i cuori al contrario, questo è importante. Allora, e ho fatto in base al vostro scalfo, voi prendete la misura dello scalfo e in base a quello moltiplicate per 16, poi siccome dobbiamo aggiungere una ma non è un problema, andiamo a prendere la nostra misura. Nel mio caso ho avviato 65 catenelle, per cui avete adesso tutte le catenelle di avvio. Io vi farò vedere un campione perché è semplicissimo, vi farò vedere poi come fare insomma lo scalfo lo scollo, scusate, lo scollo ma non lo scalfo, lo scollo che è facilissimo da realizzare. Insomma, complicazioni per questo punto non ce ne sono, è facile, basta memorizzare diciamo 4 righe
io vi do tutti gli spunti possibili per memorizzarlo. Allora andiamo a vedere l'occorrente e iniziamo subito il tutorial. Il filato scelto per questo progetto è il Cotton Lux arancio, sono 50 grammi di cotone, è un cotone ecologico riciclato, il 97%, il 3% di fibra metallica, 100% sostenibile. Consigliano i ferri dal 4 al 5 e l'uncinetto dal 3 al 4, sono 125 metri. Per questo progetto ho utilizzato 7 comitoli, circa 350 grammi, uncinetto 4, e una. Adesso vado a realizzare il campione. Vi ho lasciato all'inizio del video tutti gli avvii delle catenelle. Adesso vado a realizzare, va bene, le maniche che sono da 64 più 1 sono 65, ma voi ricordatevi che è un multiplo di 16 più 1. Allora, per realizzare il nostro punto, ora vi realizzo, ovviamente sto realizzando le maniche, ma perché ho già fatto il pannello. Come avete visto, vi ho dato tutte le indicazioni sia per l'avvio delle catenelle del pannello dietro e di 2 pannelli davanti. Ora vado a realizzare le maniche, ma voi avete tutte già le misure che potete trovare anche nel blog. Allora adesso questa è la mia misura della manica, voi prendete la vostra in base al campione che andate a realizzare, voi potete tranquillamente prendere le misure. Allora mi alzo di 1, di 2 e di 3, entro nella quarta catenella partendo da sopra, 1, 2, 3, 4, maglia alta. Ora 1, 2, 3, vado a contare 5, entro nella quinta, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo l'uncinetto e vado a realizzare 7 maglie punto su punto per quella prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Conto sempre 5, entro nella quinta, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, entro nella quinta e realizzo 3 maglie alte nello stesso punto. La prima, la seconda e la terza. Catenelle, 1, 2, 3. Adesso vado a ripetere la sequenza delle 7 maglie alte, per cui sempre 3 catenelle di separazione. Una volta vado a eseguire le 7 maglie alte punto su punto, 3 catenelle di separazione e un ventaglio di 3 maglie alte. Conto 1, 2, 3, 4 e 5 e inizio sempre con la stessa sequenza. Adesso io vado a terminare la riga e ci vediamo al termine della riga per poter vedere la chiusura. Proseguite fino al termine. La chiusura della riga sarà l'ultima catenella, andiamo a realizzare 2 maglie alte, la prima e la seconda. Mi alzo di 3 catenelle, 1, 2, 3, volto il lavoro. Adesso nella prima non facciamo nulla, andiamo nella seconda perché le 3 catenelle corrispondono a una maglia alta, per cui in quella successiva
vado a realizzare un aumento, per cui stiamo realizzando il mezzo cuore, qui un aumento. Adesso 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Ci troviamo adesso nelle 7 maglie alte, questo sarebbe diciamo metà cuore, partendo proprio qui dal centro. Allora prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto perché dobbiamo realizzare una maglia altissima, ma la lasciamo in sospeso, per cui vado, realizzo 2 asoline, 2 asoline e lascio in sospeso. Vado sul punto successivo, maglia alta ma la lascio in sospeso, punto successivo, maglia alta ma la lascio in sospeso, 2 volte il filo sull'uncinetto, vado a realizzare sempre una maglia in sospeso ma altissima, per cui 2 asoline e 2 asoline. Prendo il filo, lo passo su tutte le asoline, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Adesso dobbiamo fare sempre una maglia altissima, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro proprio dove abbiamo realizzato la maglia altissima, al centro, vedete dove già abbiamo lavorato. Vado a lavorare 2 asoline e lascio in sospeso, maglia successiva, maglia alta in sospeso, maglia alta in sospeso e maglia altissima, per cui entro nell'ultima maglia, 2 asoline, prendo il filo e lo passo su tutte le asoline. Ecco qui abbiamo fatto insomma le punte del cuore. Allora adesso 3 catenelle, 1, 2, 3. Adesso ci troviamo qui al centro e vado a lavorare 2 maglie alte, un aumento nella prima maglia, 2 maglie alte, 2 maglie alte, una maglia alta al centro, una maglia alta e poi un aumento. Un aumento sono 2 maglie alte sullo stesso punto. Qui abbiamo lavorato 5 maglie, eccole qui. Ora 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Le catenelle di separazione tra un modulo e l'altro saranno sempre di 3 catenelle. Adesso di nuovo vado a realizzare le punte del cuore, ve lo faccio rivedere di nuovo. Maglia altissima in sospeso, maglia alta in sospeso, maglia alta in sospeso, sempre punto su punto, 2 volte il filo sull'uncinetto, vado a lavorare una maglia altissima, 2 asoline e le 2 asoline, prendo il filo e lo passo su tutte, 5 catenelle di separazione. Le 5 catenelle di separazione sta tra una punta e l'altra, per il resto sono 3. Entro nello stesso punto, vado a lavorare la maglia altissima, maglia alta, sempre in sospeso e altissima, facilissimo, per cui 2 asoline, prendo il filo e lo passo su tutte, 3 catenelle di separazione. Vi ricordo che qui dobbiamo fare aumento, maglia alta e aumento, sono 5 maglie. Adesso proseguite fino al termine della riga. Per terminare la riga, la prima maglia alta vado a realizzare l'aumento, per cui 2 maglie alte sullo stesso punto, che ci troviamo 2 maglie sottostanti, e l'ultima maglia andiamo a realizzare semplicemente una maglia alta e abbiamo concluso la nostra riga, eccola qui, e questo è il risultato. Adesso ci alziamo di 1, 2 e 3. Ovviamente i cuori vengono sfalsati, ma diciamo la sequenza resta sempre la stessa ed è facile. Adesso abbiamo di nuovo l'inizio, abbiamo un inizio del cuore, no? Che si svolge in 4 righe. Qui adesso vado a lavorare non su questa ma in quella successiva, perché vi ricordo che le 3 catenelle contano come punto. Vado in quella successiva e lavoro una maglia alta
e quella dopo invece è un aumento, per cui 2 maglie sullo stesso punto, sempre 3 catenelle. Adesso abbiamo qui al centro, abbiamo le 5 catenelle, entro in quella centrale, devo entrare in quella centrale perché poi se andiamo a lavorare proprio sotto non resta poi la punta, per cui dobbiamo lavorare proprio nella terza catenella e andiamo a lavorare 3 maglie alte, come l'inizio, diciamo, come abbiamo iniziato con i 3 ventagli. Ecco qui, 3 catenelle, sposto un pochino così si vede meglio, 3 catenelle. Adesso noi qui dove abbiamo iniziato il cuore con la punta dobbiamo andare a realizzare sempre la prima maglia, un aumento, vado a lavorare tutte le maglie punto su punto con maglia alta, eccola qui, anche in quella successiva, e l'ultima l'aumento, per cui la prima e l'ultima sarà l'aumento. Andiamo a realizzare sempre 3 catenelle, 1 2 e 3. Qui andiamo a realizzare sempre qui al centro le nostre 3 maglie alte, per cui prendo il filo, entro alla terza catenella centrale, proprio con l'uncinetto entro proprio dentro e ripeto la stessa sequenza di 3 maglie alte e 3 catenelle, 1 2 3. Nella sequenza successiva vado a fare aumento, maglia alta, maglia alta, maglia alta e aumento. Proseguo. La chiusura della riga, come vedete, sono andata a fare l'aumento, maglia alta, e l'ultima maglia andiamo a realizzare sempre entro nella catenella una maglia alta. Con l'aumento l'abbiamo realizzato qui, sono 4 maglie. Adesso giriamo il lavoro. Realizzo sempre 3 catenelle e volto il lavoro. Allora qui dobbiamo completare il mezzo cuore. Per completare il mezzo cuore andiamo a realizzare delle maglie in sospeso. Allora, maglia alta in sospeso, maglia alta in sospeso e maglia alta in sospeso, però qui ci sarà un aumento perché andiamo a realizzare anche una maglia altissima sullo stesso punto, per cui 2 volte il filo sull'uncinetto, entro sullo stesso punto, passo 2 asoline, 2 asoline. Adesso faccio passare il filo non su tutte, l'ultima no, non passo il filo, per cui su tutte tranne che l'ultima. Qui ci troviamo 2 asoline sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo. Questo è il passaggio, in maniera che poi vedete si crea proprio la curva. Adesso 1 2 e 3, vado a lavorare maglia aumento sul ventaglio perché stiamo formando un nuovo cuore, per cui vado a fare l'aumento, una maglia alta e un aumento, 3 catenelle, 1 2 e 3. Adesso dobbiamo creare ovviamente il cuore, completare il cuore. Come abbiamo fatto in questo passaggio lo faremo qui, per cui vado a prendere 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia, passo su 2 asoline, vado un pochino più veloce perché tanto già l'avete visto, lascio in sospeso maglia alta, secondo punto lascio in sospeso, 2 volte il filo sull'uncinetto e vado, passo su 2 ovviamente è una maglia altissima, per cui altissima, maglia alta e altissima, prendo il filo, lo passo su tutte, come avete visto è diverso dall'inizio
è diverso perché qui lo passo su tutte e vado a realizzare le 5 catenelle. Ancora il passaggio, rientro sullo stesso punto come se fosse un aumento, per cui maglia altissima, 2 assoline, 2 assoline, maglia alta e di nuovo maglia altissima, per cui 2 volte il filo sull'uncinetto, entro sull'ultimo punto, 2 assoline, prendo il filo e lo passo su tutte, 3 catenelle e di nuovo vado a fare l'aumento qui centrale. Comunque i punti si ripetono sempre. Adesso faccio le 3 catenelle di separazione, allora dobbiamo concludere il mezzo cuore. Ovviamente lo dobbiamo fare al contrario, no? Perché qui abbiamo realizzato, come vedete, all'ultimo ovviamente la maglia altissima, qui lo dobbiamo fare prima. Allora vado a realizzare 2 asoline, cioè 2 volte il filo sull'uncinetto, entro dentro la prima maglia, 2 asoline e 2 asoline. In questo modo dobbiamo fare l'aumento, per cui prendo il filo, entro nello stesso punto e realizzo l'aumento. Adesso sempre in sospeso, perché poi li dobbiamo chiudere insieme. Poi punto successivo, una maglia alta in sospeso, punto successivo, una maglia alta in sospeso, prendo il filo e vado a chiudere completamente e catenella. Prendo il filo, entro nella dove ci sono le catenelle, eccole qui nell'ultima maglia e realizzo una maglia alta e abbiamo concluso. Come vedete l'inizio è in un modo diverso, lo vedete il cuore è fatto bene e qui il cuore è fatto bene, il mezzo cuore che abbiamo realizzato. Allora dobbiamo andare avanti, qui dobbiamo completare il cuore. Cosa facciamo? Si ripete tutto da capo. La cosa bella è che comunque abbiamo già fatto 1 2 3 4, abbiamo concluso il mezzo cuore. Iniziamo da capo. 1 2 3, volto il lavoro, riprendo da capo. Qui in questo punto rientro sullo stesso punto perché c'è l'aumento, eccolo qui, e abbiamo realizzato l'aumento. Faccio le 3 catenelle, ovviamente sempre di separazione, e abbiamo qui l'aumento ancora da fare, perché fino a 1 2 la terza riga dobbiamo fare l'aumento e poi facciamo le punte, io le chiamo punte ma la conclusione del cuore, per cui maglia alta, di nuovo maglia alta che è l'aumento, vado a lavorare punto su punto, punto successivo, lavoro l'aumento, eccolo qui. Adesso dove ci troviamo le 5, sempre le 3 catenelle, non ci dobbiamo dimenticare, 3 catenelle, 1 2 e 3 sempre di separazione, sempre prendo il filo, entro proprio nel centro delle 5 maglie, al centro, e vado a lavorare le mie 3 maglie alte. Ecco qui, 3 catenelle e proseguo con la stessa sequenza, così poi facciamo di nuovo la chiusura delle punte e abbiamo completato, si ripete sempre. Allora adesso proseguo con concludere la riga. Andiamo a concludere la riga sempre con l'aumento. Adesso riniziamo da capo il mezzo cuore, fate riferimento al mezzo cuore e non sbagliate. Allora sempre 3 catenelle e andiamo a girare il lavoro. Per cui la sequenza è sempre la stessa. Andiamo a lavorare adesso non il primo punto perché le 3 catenelle corrispondono a una maglia alta, vado sul punto successivo e realizzo un aumento. La prima maglia alta e la seconda sullo stesso punto. Adesso qui abbiamo di nuovo fatto 1 2 3 ovviamente di righe con le maglie alte e abbiamo le punte dei cuori, per cui andiamo a realizzare la maglia altissima in sospeso, la maglia alta,
la maglia alta sempre in sospeso e poi la maglia altissima e andiamo a chiudere. E 1 2 3 4 e 5. Allora la sequenza resta la stessa, per cui poi qui andiamo a fare l'aumento e andiamo a chiudere ovviamente la riga con un aumento e una maglia alta. Allora la sequenza, sono contenta che ora vi faccio vedere anche qui che i cuori insomma si vedono benissimo. Io vi ho lasciato all'inizio del tutorial tutte le catenelle di avvio del pannello avanti, del pannello dietro e delle maniche, in maniera che voi potete, se volete, insomma, questa misura che è sempre una M barra L, insomma, è abbastanza ampia, poi vi ho lasciato tutte le misure. Voi potete realizzarla sia con un uncinetto più piccolino, io ho usato il 4 perché la volevo molto morbida, ma potete realizzarla anche con il 3,5 sempre se volete, e poi prendere le vostre misure. Voi sapete che è un multiplo di 12 più 6, non potete sbagliare, potete realizzarla in qualsiasi misura, tanto è una lavorazione a pannello. Adesso andiamo a realizzare le cuciture della manica e poi le rifiniture che io ho già qui, insomma ovviamente il giacchino già l'ho realizzate, le rifiniture abbiamo fatto. Allora per quanto riguarda la manica io vado a chiudere, vado a fare una manica corta perché ovviamente preferisco, per il fatto dell'estate, di non fare un giacchetto che sia a 3/4, insomma per il momento no, voglio realizzarlo proprio un giacchino per l'estate la sera. Allora faccio proprio un accenno di una manica, ma voi potete realizzarla come volete, fate un rettangolo, potete farla a 3/4 anche a maniche lunghe, non c'è neanche bisogno di fare delle diminuzioni, la fate completamente dritta e fate una rifinitura poi al limite o al polso o se è a mezza manica una rifinitura tranquillamente. Ecco qui ho terminato il pannello, come vedete ho lasciato anche i fili che li vado poi a bloccare col l'ago. Allora adesso che abbiamo realizzato il primo pannello andiamo a realizzare il davanti. Allora per quanto riguarda il davanti andiamo subito a vedere e vi dico l'avvio. Allora adesso dobbiamo creare i due pannelli davanti. Per creare i due pannelli dobbiamo avviare per ogni pannello 49 catenelle per avere una larghezza di ovviamente la metà del pannello all'incirca, io vi do tutte le misure, questo sui 27 centimetri circa. Allora è la metà del pannello, io ho voluto realizzare uno scollo, questo poi dipende da quanto voi lo vogliate lungo, 56, 54, 52 centimetri, questo poi dipende da voi. Quando sono arrivata allo scollo, come vedete, ho creato uno scollo di 17 centimetri, eccolo qui, 17 centimetri. Quando sono arrivata, io vado con le spiegazioni perché farvelo vedere crea più confusione, invece spiegarlo è più semplice. Vedete, io vado a fare la lavorazione tranquillamente. Poi quando mi trovo sul pannello e voglio che inizi lo scollo, che ovviamente qui è la metà, qui 17 centimetri, lascio semplicemente un cuore, vedete un cuore e mezzo, non calcolando l'inizio. Mi fermo e vado a realizzare le 3 catenelle come se fosse l'inizio, vado a lavorare un piccolo pannello, vedete, aggiuntivo, ma come se fosse l'inizio, vedete, vado a lavorare, faccio il mezzo cuore, chiudo e ho finito. Quando invece vado a realizzare il pannello opposto, ovviamente rischiamo, come vedete, si vede il rovescio, io lo vedo, si vede da qui che è il rovescio e qui non c'è, vedete questa riga? Non si vede bene da vicino, ma poi ve lo faccio vedere ancora meglio, per cui io voglio che sia al dritto e al dritto. Come faccio? Vado a lavorare il pannello fino alla stessa altezza dell'altro, taglio il filo, vedete? L'ho tagliato e mi sono agganciata con 3 catenelle e sono andata a avviare il pannello come se fosse il pannello sottostante con meno cuori, vedete meno cuori, parto sempre dal metà del cuore e mi sono alzata, diciamo questo è di un cuore, di 2 cuori,
parliamo di quelli laterali, così vi do anche un punto di riferimento. È semplicissimo, non basta altro. Farvelo vedere crea sinceramente più confusione, invece in questo modo visivo è più semplice, per cui avete i vostri punti di riferimento, imparando poi a memoria il punto e tutto resta più semplice. Adesso noi andiamo a prendere il pannello, quello base, il dietro, andiamo a prendere il dietro e andiamo a fare le cuciture delle spalle. Prendiamo la misura dello scalfo, quanto noi lo vogliamo largo, e un pochino di manichina la andiamo a realizzare, per cui se vogliamo una manica tutta lunga facciamo un rettangolo senza diminuzioni, così non vi create insomma nessun problema. Se la vogliamo a 3/4 la facciamo a 3/4, oppure a mezze maniche, che adesso che arriva il caldo è comodo anche a mezze maniche. Allora adesso andiamo a realizzare le cuciture, lasciamo diciamo la larghezza dello scalfo che noi decidiamo di realizzare, ovviamente, e in base a quello andiamo a realizzare il pannello. Io un consiglio: quando vado a cucire la parte delle spalle, vado a cucire i laterali, mi lascio un po' il filo lungo e morbido, non vado proprio non vado ad essere precisa, in maniera che poi quando prendo la misura giusta della manica, ovviamente vado avanti e finisco di cucire ovviamente il laterale. Questo è sempre un consiglio che vi do. Allora adesso andiamo a preparare le cuciture. Adesso che ho terminato le cuciture, ho cominciato a fare un piccolo bordino molto morbido, non troppo stretto. Possiamo fare anche di piccoli ventagli, però ho pensato che era un pochino troppo. Allora possiamo realizzare delle maglie alte oppure delle maglie basse, possiamo realizzare delle maglie a rilievo, una avanti e una indietro, insomma quello in base a come ci piace di più il bordino. In questo caso ho deciso di realizzare delle maglie alte, ma posso anche realizzare delle maglie insomma a rilievo. Vado a fare tutto il bordo, sia la parte bassa del giacchino e sia la parte davanti, vado a realizzare delle maglie alte. Allora è facilissimo, dovete semplicemente stare attenti a non tirare troppo diciamo il filo e di non realizzare meno maglie o troppe maglie, per cui lavorate sempre punto su punto, non vi sbagliate, io lo dico sempre in questo caso. Allora da qui poi possiamo anche fare, come ho detto prima, delle maglie a rilievo, se ci piace lo proviamo, vediamo come ci sta indosso. E qui ecco, per esempio abbiamo 4 catenelle, vado a realizzare 4 maglie alte. Se preferite anche maglie basse o mezze maglie alte, questo dipende da come ci piace. Io lo voglio molto morbido. Allora all'ultimo punto vado a realizzare, ecco qui, una maglia alta, questo è l'angolo, e vado a realizzare una catenella e poi mi aggancio con una maglia bassissima. Poi se voglio proseguire basta realizzare una maglia alta e comincio a lavorare le maglie a rilievo. Questo sempre come ci piace. Questo abbiamo realizzato l'angolo, come vedete viene abbastanza bene. Adesso vedete già ho realizzato le cuciture, è facile, le cuciture insomma le abbiamo viste tantissime volte, ho fatto una classica cucitura. Una cosa che ci tengo a farvi vedere è che poi il cuore si unisce anche nelle parti laterali, per cui fate attenzione quando cucite in maniera che poi il cuore sia ben vicino all'altro, insomma le due metà. Allora la rifinitura, come vi ho fatto vedere, è semplicemente a maglia alta, ma potete anche realizzarla più alta, a maglia bassa oppure a rilievo. Questo poi dipende da come vi piace di più. Allora io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Come avete visto è facile da realizzare, specialmente i cuori si memorizzano veramente con poco, sono 4 righe da memorizzare, semplicemente poi l'inizio e la fine di ogni riga. Come avete visto è super facile realizzarlo in tutte le taglie, basta prendere la circonferenza seno dei fianchi, in base a quello realizzare i pannelli. Anche le maniche, io ho deciso di realizzare proprio una manichina
piccolissima, ma proprio perché adesso spero nel caldo e voglio sfruttarlo la sera, specialmente la sera. Però potete decidere di realizzarlo a maniche, insomma, a 3/4 o anche a maniche lunghe, basta realizzare un rettangolo facile senza realizzare diminuzioni o calcoli, insomma, complicati. Allora, qui possiamo decidere anche di fare diciamo più chiuso, fare anche più giri a un punto basso o a mezza maglia alta, oppure lavorare in costa come ci piace, facile e veloce. Allora, spero che questo progetto tanto richiesto vi sia piaciuto. Potete seguirmi su Instagram se volete. Nel blog trovate una scheda tecnica che vi può aiutare sia nelle misure. E un bacione a tutti, ci vediamo presto ai prossimi tutorial. Baci!